Quindi meglio avere il 4% di 5 miliardi che avere il 50% di 100 milioni. Generosissimo stock option pool che avevo dato a 200 persone. Alla fine abbiamo distribuito 300-400 milioni a circa 200 persone. Mi hanno detto che è stata ed è tuttora la più grossa operazione di una startup tecnologica in Europa. Lui è Federico Marchetti e nel 2000 ha fondato Yoox, una piattaforma di e-commerce di abbigliamento che vende vestiti, scarpe, borse e accessori di lusso. Nel 2009 si è quotata ad una valutazione da centinaia di milioni di euro e 9 anni dopo, nel 2018, ha venduto al gruppo Richemont per 5,3 miliardi di euro e la quota di Federico nel frattempo valeva 200 milioni. Mica male. Federico ha poi smesso di fare l'imprenditore, ma la sua vita non è noiosa, infatti lavora con Sua Maestà Re Carlo III. In questo video Federico mi racconta la sua storia e come al solito cerco di portarmi a casa delle lezioni interessanti. Per cui partiamo dall'inizio e da quella che Federico stesso racconta nel suo libro come un'infanzia complessa, di umili origini e di cui spesso si vergognava. Che infanzia hai avuto? Sei stato un bambino triste? Un bambino felice? Un bambino solo, perché il fratello più grande di 9 anni, come se fosse uno zio lontano, zio d'America. Mia madre lavoratrice, usciva, faceva i turni, quindi ho speso tanto tempo con i miei nonni. Il padre invece assolutamente assente, non perché volesse essere assente, ma perché aveva una malattia di nervi, cioè esaurimento nervoso, bipolare, ups and downs, manicomio. Scrivo nel libro che ha fatto anche l'elettroshock. Erano altri tempi. Quindi possiamo affermare che Federico sia partito effettivamente da zero. Avevamo una casa piccola, un appartamento a Ravenna, sono romagnolo, nato a Ravenna, un appartamento di 90 metri quadri, abbastanza in centro, mia famiglia piccola borghesia della provincia, mia madre lavorava alla SIP come telefonista, c'era il posto pubblico perché allora non c'erano i telefonini, e invece mio padre quando stava bene lavorava come capo magazziniere alla Fiat di Ravenna, quindi magazzino e telefoni, che poi alla fine è quello anche che ho fatto, che vendevo attraverso il telefono, avevo un magazzino pieno di vestiti, quindi una casa piccola, non avevo la mia cameretta, dormivo in un angolino, che è bella tosta, non potevo invitare i miei amici a casa, oggettivamente mi vergognavo e quindi andavo sempre a casa degli altri, sempre con grande riconoscenza. Mia madre mi ha sempre insegnato questa cosa qua, che quando vai a una cena ti devi portare un regalino, quindi ero molto molto ben educato. Nonostante tutte le difficoltà della sua vita a Ravenna, Federico racconta che è cresciuto godendosi l'infanzia. In realtà sono cresciuto molto normale, nonostante tutto. Io avevo il mio gruppetto di amici di Ravenna, con cui andavamo al mare, con cui avevo il avevamo poi la Vespa, ci ritrovavamo in piazza, ci chiamavamo i Clockers perché c'era la torre dell'orologio, quindi c'era l'American Dream. Un ragazzino assolutamente come tutti gli altri da quel punto di vista lì. Mi riusciva estremamente facile la scuola, continuavo a prendere tutti i 10. C'è chi aveva facilità ad andare in barca, c'è chi aveva facilità manualmente ad aggiustare le cose, io avevo facilità ad andare bene a scuola. I tuoi nonni invece cosa facevano? Che tipi erano? Questo qui non me l'ha mai chiesto nessuno, in effetti. Quelli da parte di padre, nonno Gaspare, un vecchio maestro di elementari, famosissimo per la sua cattiveria. Sai che a volte c'è quelli severi, li ricordi, quindi se lo ricordavano tutti, il maestro Marchetti. Ma era talmente severo che arrivò a bocciare suo figlio alle elementari. Ah, ok, esemplare proprio. Per far vedere a tutti quanto era severo. Andando in pensione si era dedicato agli uccellini, aveva un pappagallo meraviglioso dall'Amazzonia in casa, anche il pappagallo cattivissimo. E invece la nonna era la matrigna di mio padre, perché purtroppo la madre di mio padre era morta quando mio padre era piccolissimo. Quindi insomma questa parte qua ci andavo a Natale a riscuotere il regalo di Natale, non tanto. Non ti hanno cresciuto loro, insomma. No, gli altri nonni invece materni sono quelli con cui stavo. Allora, la nonna Maria simpaticissima, cucinava da Dio, quindi ovviamente faceva la pasta in casa. Il nonno Leo era un santo, aveva perso un occhio in guerra, era veramente una persona di una bontà stratosferica. Mi ricordo che quando aveva la cartella troppo pesante veniva con la sua biciclettina e metteva la cartella sulla biciclettina per accompagnarmi a scuola, cioè, proprio, era un uomo di una dolcezza e di una bontà incredibile, a cui io ero assolutamente legato. Con lui giocavo spesso a carte. Federico nel libro racconta che già da piccolo era un imprenditore, infatti vendeva in spiaggia i propri topolino gialletti. Come è nato il tuo spirito imprenditoriale? Il fatto che io fossi da solo, questo ambiente un po' costretto, secondo me ha sprigionato la mia fantasia. Io, avendo delle macchinine con cui giocavo sul tappeto, che facevo finta che fosse una pista, era tutto inventato nella mia testa. Facevo anche lo speaker come se fossi super rockstar. Ladies and gentlemen from Los Angeles, California, Federico Marcotti. Rischiavo di annoiarmi sempre. Questo probabilmente è successo. Forse ce l'avevo già dentro, però questa cosa qua proprio boom. Ovviamente si è associata al fatto che volevo scappare.
da quella situazione. Cioè uno dice vabbè, sei così bravo a scuola, vivi in una situazione del genere, hai una buona immaginazione, cerca la tua strada che ti porti lontano, che non rimani per 56 anni ancora a Ravenna in quella cameretta. Tu sapevi cos'era un imprenditore? Ma io allora più che imprenditore volevo la mia cosa, il mio progetto. Inventore, imprenditore. Non è che volevo fare l'imprenditore avendo il mio ristorante, volevo inventarmi qualche cosa per far leva sulla mia immaginazione, sulla mia fantasia. Quindi a Federico piaceva inventare, ed effettivamente gli start-upper sono un po' i nuovi inventori, perché per definizione una start-up inventa qualcosa di nuovo, portando innovazione nel mercato. E così Federico cresce volendo creare qualcosa di suo ed innovativo. La vita in provincia gli sta stretta e per questo scappa a Milano per andare in Bocconi, un'università dalla quale provengono molti intervistati del mio canale, che spesso proprio là hanno fatto il primo networking necessario per le proprie imprese. Non mi sono mai curato dei contatti. La parola networking a me fa quasi schifo. Sinceramente consiglio a tutti di non farlo, perché se lo fai perdi la tua innocenza. Le cose nella vita capitano, non è che devi cercare filarti in Bocconi perché là sono tutti ricchi, tra l'altro non è neanche vera. E devo dire che poi alla fine mi è capitato. Lavoro con il Re d'Inghilterra. Il Re d'Inghilterra non è che io sono andato in quel posto lì perché sapevo che avrebbe fatto quello, è capitato perché ho scritto una letterina che venisse all'inaugurazione del mio centro tecnologico. Anche quello è networking tecnicamente, no? Quello era un invito all'inaugurazione. Chi è il massimo con cui posso provare? Io non lo conosco, però io scrivo una letterina: caro principe Carlo, sto sbarcando a Londra mentre tutti se ne vanno per Brexit, c'è una mega inaugurazione, ci farebbe molto piacere se lei venisse all'inaugurazione. Non lo chiamerei networking questo. Avere un occhio di riguardo sulle relazioni che una persona tesse con tutti, questa è una caratteristica che nella vita ti porta fortuna. Poi magari tu sei genuinamente interessato a coltivare queste relazioni. Sono genuinamente interessato a coltivare le relazioni con delle persone che mi interessano e che mi incuriosiscono. Al tempo stesso sono estremamente asociale, non dico scontroso, ma sostanzialmente disinteressato nelle persone che non mi interessano, quindi sono poco politico da quel punto di vista lì. Sono persone interessanti che magari sono delle persone umilissime, ma che hanno un'estrema educazione, un'estrema gentilezza, o che dentro hanno energia incredibile, ma che in realtà sono l'ultimo delle persone che conosci e che vengono da paesi lontani, che sono sbarcati qua in Italia, ma che hanno una vita incredibile da raccontare. Non è detto che interessante voglia dire utile, secondo me. Insomma, il modo di fare network di Federico è genuino, non volto ad approfittarsi nel breve termine, ma guidato da un profondo interesse per le persone che incontra. E nella sua vita molte di queste persone hanno fatto una differenza sostanziale, che lo hanno aiutato forse proprio per questo modo genuino di gestire le relazioni. Insomma, il consiglio è di non essere degli approfittatori, perché alla lunga questa attitudine non paga. E questa Bocconi è stata utile? Allora, no, la Bocconi è stata utile per due cose. Uno, per farmi scappare da Ravenna. I miei amici andavano a studiare a Bologna, qua se vado a studiare a Bologna mi tocca rimanere a casa, io proprio voglio la fuga. Hai fatto lo studente fuori sede in Bocconi? Sì. Due, perché finalmente ho avuto successo con le ragazze a Milano, perché comunque ero un po' più grande, perché comunque avevo anche fatto degli amici subito, da buon romagnolo. Dal punto di vista accademico mi ha dato più un'apertura mentale. Poi probabilmente ho incamerato alcune cose di economia, non c'è dubbio, studiando poi alla fine qualcosa ti rimanga dentro. Poi ho fatto il master alla Columbia, no? In realtà ho imparato più da essere a New York che da studiare alla Columbia, quindi il fatto di vivere le città nel bene e nel male, dalle cose piccole alle cose grandi. Come facevi a mantenere la tua vita da studente fuori sede a Milano? A Milano, alla Bocconi, si pagavano le tasse universitarie a seconda del reddito. Me l'hanno pagati i miei genitori facendo un sacco di sacrifici perché non avevo nessun'altra possibilità. Dopo che mi sono laureato ho iniziato a lavorare, da quel momento lì in poi master me lo sono pagato io. Tu a quel punto comunque già iniziavi a dire voglio fare l'imprenditore. Un'esperienza interessante per fare l'imprenditore che ti dà uno sguardo su come funzionano le aziende è lavorare in banca d'affari, merger and acquisition. A un certo punto tramite un amico riesci a candidarti e vieni preso come stagista alla Lehman Brothers. 1994, 14 anni prima che fallisse. Era grossissima, era molto diverse, con lo spirito di prendere delle persone che venivano da tanti ambiti e da tante nazionalità diverse. Non finisci neanche il tuo periodo di stage che già vieni promosso ad analista. Come mai? Cosa succede? Succede che faccio lo stagista, quindi l'ultima ruota del carro, lavoro come un matto, 90 ore alla settimana. Dopo alcuni mesi mi dicono si è aperta una posizione di analista a Londra. Se vai a fare i colloqui devi incontrare, 12 persone, devono votare tutte all'unanimità. Se non vai bene, cosa rimani qua a fare? Ah, non torni a fare lo stagista? No, mi sono inventato tutte le possibili domande con tutte le possibili risposte giuste, memorizzato tutto in inglese, quindi come un pappagallo
quello di mio nonno che c'avevo in casa, ovviamente sapendo che potevo beccare 2, però ho beccato secondo me un buon 70% delle domande, il 30% improvvisazione. Mi hanno preso. Al tempo qual era lo stipendio per un analista alla Lehman? Sai che non mi ricordo, però secondo me erano almeno 70-80 mila euro. Queste banche d'affari avevano proprio come metodo quello di spremerti come un limone. Bravi tanto, no? Beh, 90 ore alla settimana, fai 2 conti. Sì, giorno e notte. Quindi ti spremono come un limone, ti pagano tantissimo, ti insegnano tantissimo, che era l'unico vero obiettivo mio di stare lì, e ti creano una specie di gabbia dorata, perché ovviamente è tutto al massimo, quindi vai negli hotel più belli, viaggi in business, cioè che a un ragazzino di 24 anni dici madonna, e quindi in questa maniera qua ti blindano perché ti vogliono ottenere. Invece grazie a Dio succede una cosa che racconto nel libro, ti fanno una performance review negativa. Lo sapevo com'era possibile, perché comunque era un capo di Londra di nome Andrea che era arrivato in ufficio alle 9 di sera, che per noi era mattina, tira i fogli alla segretaria che curava tutti noi, tira i fogli, dici trascrivimi questo. Quindi io sono andato in difesa di questa ragazza, e lui se l'è presa come per dire ma tu chi sei per dirmi a me, sono il mega capo galattico di Londra, perché io dissi Andrea scusa ma stava per uscire, se vuoi lo faccio io. Insomma è venuto fuori un pienone, lui si è vendicato in una maniera schifosa facendomi la performance review, scrivendo delle robe male. Io ovviamente da paladino della giustizia protesto, mi portano in una specie di tribunale di Lehman a Londra, e chi vuoi che diano ragione, scusa, il mega capo galattico, l'ultimo degli sfigati. E quindi da quel momento lì in poi ovviamente dicono tu non diventerai mai associate, e quindi inizio a fare le domande per fare il master. Tra l'altro è proprio alla Lehman che tu conosci Fabio Canè. Non solo Fabio, ma anche Diego. Fabio Canè e Diego saranno infatti 2 persone fondamentali per il successo di Yux, ma questo lo vedremo più avanti. In realtà per quello che ti dico, io sono riconoscentissimo alla Lehman. Questo torna secondo me sull'argomento del network. Se da un lato è vero che magari non hai deciso attivamente di coltivare conoscenze strategiche, ambire ad essere nei posti giusti. Sì, no, ma ti capisco, hai ragione. Non è che sono andato in Lehman perché volevo conoscere Fabio Canè e Diego. Sostanzialmente è capitato. Diego era lo stagista che lavorava per me come analista quando sono diventato analista. Fabio era il marito di Patrizia, che era la mia capa, molto brava, di Lehman, e quindi forse anche farsi voler bene dalle persone. Questo no? volevo dire, infatti, non basta conoscere una persona interessante. Quella persona deve avere stima di te. Tu devi avere qualcosa da offrire, devi dimostrare di essere intelligente, brillante. L'unica cosa su cui non siamo d'accordo è che io non lo chiamerei networking, cioè nel senso con Diego facevo il culo durante la giornata perché non aveva finito una roba. Appena finiva l'orario lavorativo, tipo alle 11 di sera, uscivamo insieme in Vespa e andavamo in discoteca insieme, ci divertivamo con dei matti, ne abbiamo fatti di tutti i colori. Erano quelle cose quando ti trovi un amico. Ed è proprio in questo periodo che Federico si iscrive alla Columbia, che io ho anche avuto il piacere di visitare dal vivo. Alla Columbia fa un MBA, cioè un Master in Business Administration, che spesso manager e imprenditori fanno per fare il salto di livello. L'MBA è generalmente molto costoso, alla Columbia costerà centinaia di migliaia di euro, però per farlo Federico si fa sponsorizzare da Bain. Infatti se avete visto il mio video alla Columbia sapete che molte società di consulenza sponsorizzano gli MBA ai propri dipendenti, ma solo a patto che questi passino un po' di anni nella società di consulenza che li ha sponsorizzati. Federico alla Columbia se la spassa, fa un sacco di esperienze, New York lo fa crescere, conosce un sacco di gente interessante, ma poi una volta tornato vuole fare la sua startup, ha già l'idea di Yux e la vuole lanciare, e assolutamente non vuole lavorare in consulenza, e quindi insomma deve ripagare l'MBA. Ma è proprio qua che si può dire che ha un autentico colpo di fortuna. Torno da New York, 18 mesi di New York spensierati, torno a Milano, e questa cosa qui è stata la scintilla, perché ero talmente disperato di essere a Milano, di lavorare in Bain. Adesso ho capito che internet è il momento giusto, mollo tutto, devo restituire questi soldi, do incontro Fabio per un lunch e lui mi dice ti do io i soldi per restituirli a Bain. Tu sei libero, sei già andato dall'amministratore delegato di Bain in Italia, gli hai sbattuto la porta in faccia. Gli ho restituito l'assegno. Parliamo di questo aspetto, perché da un lato è una follia, nel senso che io, anche se mi faccio voler bene, ad oggi non conosco persone che sull'unghia mi farebbero un prestito da, non lo so quant'è, 50.000 euro. Quindi quello è stato, secondo me, una follia da un certo punto di vista, assurdo. Sì. Come mai pensi che lui si fidasse così tanto del tuo saper fare? In realtà non gliel'ho mai chiesto. Io penso che si fidasse del fatto che sono una persona onesta. Penso che tra lui e Patrizia avessero maturato, dopo 3 anni di Lehman, la convinzione che fossi una persona per bene, no? E anche bravo, immagino, no? E anche bravo, perché Patrizia infatti nella performance review mi aveva parlato benissimo di me, quindi comunque capace. All'inizio era sulla fiducia, però a un certo punto gli hai detto io per riconoscenza. Come l'hai calcolata questa riconoscenza quantificamente? Con azioni, cioè gli ho dato un pacchetto di azioni corrispondenti alla cifra? No, diciamo un pacchetto di azioni consistente. Allora non valevano
praticamente nulla. E questo alla costituzione dell'SRL, al primo aumento di capitale, in che timeline? È stata costituita subito come SPA, società per azioni. Think Big. Ok, sì. Quindi già in quel momento l'hai messo, diciamo, è diventato un piccolo socio. Sì, dopo gli ho chiesto di fare anche il presidente, di darmi una mano, e mi ha dato una grossa mano. A quel punto bisogna raccogliere capitali, fai varie chiamate, ti arrivano tanti sì ipotetici che non hanno poi effettivamente riscontro, quindi poi a un certo punto Fabio ti porta dal mitico, unico El Sereno Piolle. Lui lo riesce a convincere, 4 settimane investe nella tua azienda. Qua c'è un altro elemento in parte di fortuna ed è il tempismo. Il tempismo di raccogliere i capitali poco prima dello scoppio della bolla del sì. Come è stato quel periodo iniziale? Secondo te, di nuovo, come prima cosa ha visto il Sereno Piolle nella tua idea? Perché ci ha scommesso sopra? Io quando ho festeggiato i 20 anni di Yux, io ho chiamato 20 persone e ho fatto 20 video che si trovano ancora sul mio Instagram, appunto nel 2020, e uno di questi era il Sereno Piolle e gli ho chiesto esattamente questa domanda qua. Come dice nel video, è stato perché era una prateria allora, perché comunque era un momento in cui bisognava mettere un alberello nella prateria e quindi sperare di andare bene con quell'alberello, 1 su 100, forse anche 1 su 1000, perché comunque aveva capito che io ho lasciato tutto, avevo un debito anche morale, non solo materiale, con Fabio, avevo solo questo business plan in mano, non avevo più soldi perché comunque a New York mi ero anche speso tutto in quei 18 mesi forsennati. Gennaio 2000, se va male e non trovo un finanziatore, non avevo un piano B. Questa cosa qua, secondo me, il fatto di non avere il piede in 2 scarpe, il fatto di giocarsi tutto, questo qui è un matto e un capitan coraggio, no? Tu hai detto che il Sereno Piolle ti ha poi aiutato in futuro nel board, sì, è stato un signore in tutti i sensi, in tutte le occasioni. Ricapitolando, quindi a questo punto Federico è riuscito a ripagare il debito dell'NBA e a trovare i soldi per finanziare Yux. Ben 3 miliardi di lire per il 33% di Yux, distribuiti però in 2 tranche, la prima metà subito e la seconda metà solo se nei primi mesi riusciva a raggiungere certi obiettivi, per cui si è dovuto mettere al lavoro. Come tiri sulla baracca? E soprattutto, un'altra domanda interessante, come mai non hai assunto i cervelloni di Bain, di Lehman Brothers, ma i tuoi amici romagnoli? Il motivo era perché ci inventavamo un lavoro nuovo, era inutile assumere delle persone che venivano a portare la loro esperienza, perché esperienza non c'era, perché non esisteva nessuno che vendeva moda di quel tipo su internet, inizio del 2000. Io avevo bisogno in realtà di persone coraggiose, di persone che non si spaventassero davanti a nulla e persone che volessero, tra virgolette, passare alla storia, piccola storia. E quindi parto ovviamente dal basso, quindi si parte dalla cosa più semplice, quindi chiami l'amico fidato, si occupa di mettere insieme l'ufficio e di dare un'imbiancata ai muri, per intenderci, di mettere la rete, quella che deve fare i pacchi perché comunque dobbiamo spedire ste robe. Sulla parte tecnologica ho la grande fortuna di incontrare un hacker di un centro sociale che era venuto appunto a mettere la rete, che quindi gli chiedo se vuol fare il capo della tecnologia. Sapevo l'importanza dei numeri nel business dell'e-commerce, però sapevo anche che a me piaceva più la parte creativa, la comunicazione, il brand. Tu sei più salesman che... Una via di mezzo tra sales e creatività, sì. Brand e sviluppo, la parte che mi interessava di più di tutti. Nonostante tutti abbiano sempre pensato che, visto che l'ho quotata, fusa, venduta, cioè, tutti hanno pensato, venendo da Lehman, l'uomo di numeri. In realtà non è mai stato così. Incontro Alberto, lo prendo e inizia appunto a girare tutta la parte dei numeri e diventa poi il direttore generale. Una persona da Lehman te la porti, tra virgolette, cioè è proprio Diego, che in realtà diventa tuo socio. L'ultima età di posizione nel magazzino a Casalecchio, sì. E in cambio di una quota gigante in realtà, no? Cioè sì. tu gli dai il 50% delle tue quote. Un disastro, sì. Quindi in quel momento la cap table era più o meno un terzo il Serino, sì. un terzo te e un terzo lui. Più o meno. Come si evolve? Lui poi rimane fino alla fine o si diluisce nel tempo? Questa parte qua come la... No, allora io lì oggettivamente ho sbagliato dai 50%. Sì, è un po' generoso in quel caso. Però sai, quando tu hai un sogno, gli scrivo: Diego, mi è venuta un'idea della Madonna, una mail, tuo padre ha i capi di fine stagione con un'azienda a Firenze e un piccolo negozietto a Casalecchio di Reno. Quando tu gli scrivi una cosa del genere a un amico, come fai a dire ti do il 20%? Gli dici facciamo metà. Magari gli dici tu quanto vorresti, magari ti dice di meno. Lì però sai, io non avevo un backup plan, la cosa più importante era farlo, il come non era importante. E comunque lungo il percorso è stato anche un grande signore Diego, perché comunque quando Benchmark è voluto entrare ad una valutazione un pochino più bassa dell'ultima, è Diego e la sua famiglia che ha venduto una parte, piccola parte della sua quota al ribasso per poterli far entrare. Quindi comunque diciamo che poi tutto torna nella vita. A questo punto Yux ha già un team e riesce a vendere le rimanenze efficacemente, però ancora non lavora direttamente con i brand, vende ancora in maniera piratesca, per
Per cui il vero obiettivo di Federico era riuscire a costruire relazioni e contratti direttamente con i brand della moda. La sfida è portare a bordo i brand. Il primo brand che portare a bordo, dici, è proprio Diesel con Renzo Rosso. Come vi ha scoperti e come lo avete convinto? Con Renzo chiesi a un collega di Bain di organizzare un incontro con il management ancora prima di aprire, perché gli volevo chiedere se voleva investire. Era un momento in cui erano tutti molto incuriositi, quindi vado là, presento il progetto, il direttore finanziario dice no, non investire assolutamente, niente, cioè questa roba qua. Da lì nasce una conoscenza. Dopo che ho utilizzato appieno i capi di Diego del suo magazzino, dico qua bisogna sviluppare più relazioni con i brand, perché qua la cosa sta partendo e quindi se vogliamo vendere tanto abbiamo bisogno di tanti prodotti. Facciamo follow up su Renzo e vediamo se invece vuol fare un test con Diesel, e così è andata. Con Armani invece la direttrice vendite di Armani vede un loro capo di Armani su Yux, tutta allarmata e dice, Come c'è finito? Come c'è finito? Sostanzialmente una cosa legale. Ci chiama dentro Armani, c'è il direttore generale che per fortuna veniva dal business dei cataloghi, quindi era almeno capiva un po' le dinamiche. Così nasce il rapporto con Armani. Da un problema dico ma scusate, anziché prendere Armani dai negozi, fate un test anche voi come sta facendo Renzo Rosso. Quindi con Armani ho trasformato un problema in un'opportunità. Tornando al concetto di networking, è doveroso raccontare come Federico conosce Armani. Tu racconti che a una festa universitaria tu conosci la nipote di Armani e ti ci fidanzi per un periodo 2 anni. Insomma, una bella Importante, relazione. sì, sì, esatto, poi dice una relazione intensissima, no? Ero innamoratissimo. Come è possibile? Con questa cosa qui ti frego sul networking, perché Armani è andato su Yux senza che né Giorgio né Roberta sapevano niente, perché se invece fosse stato un networking avrei dovuto chiamare. Perché non l'hai chiamati? Perché ho sempre tenuto distinto la parte personale dalla parte di business. Sarei sembrato uno interessato ed è il motivo per cui penso il signor Armani mi ha fatto la prefazione del libro, perché lui sa, non l'ho mai usato, non ho debiti nei suoi confronti, sono stato sempre molto attento a separare queste due parti qua, la parte personale dalla parte di business. È saggio, è giusto nel tuo caso. Giusto che nel breve, se uno pensa sempre al breve e alle scorciatoie, è ovvio che cerchi le scorciatoie e fai ma se uno pensa a una relazione di 30 anni, sul lungo funziona. Come ho fatto? Niente, cioè nel senso era bellissima Roberta, era simpaticissima perché era proprio solare, simpatica, zero borghese. Io ero fuori da Lehman, molto vivace, anche sempre comunque un po' romagnolo, quindi ci siamo innamorati. Non è comune che però alla festa tua arrivi una persona così, no? Beh no, l'aveva portata un mio compagno di università che si voleva fidanzare lui. È che lei poi dopo, sono quelle cose che scoccano. Il cuore non si comanda. Ok, torniamo al business. Una volta partita Yux cresce sempre di più, di anno in anno, ma il business model necessita un sacco di soldi. In gergo si dice che è capital intensive. Questo perché per vendere vestiti Yux li deve prima comprare. Insomma, il collo di bottiglia non è vendere vestiti ai clienti finali, ma avere abbastanza soldi per comprare vestiti dai fornitori. Ed è per questa necessità che solo 3 anni dopo dalla fondazione Yux raccoglie 7 milioni da Benchmark, uno dei fondi più importanti del mondo. Diesel e Armani sono i primi. Una volta che i brand arrivano fino all'investimento di Benchmark, che è nel 2003 più o meno, come va il business? Quando è che tu ti svegli la mattina e dici porca miseria, sta funzionando, cioè tra virgolette product market fit, questa roba funziona? Ma lo sapevo dall'inizio. Tu hai visto subito i segnali? Sì, no, ma io lo sapevo quando ho scritto il business plan. Quindi non c'è stato un momento in cui tu hai detto porca vacca quanti ordini, più di quelli che mi aspettassi? No, perché io in realtà compravo i prodotti in base a quello che volevo vendere. Facevo un business plan che da 1 milione diventano 5, da 5 diventano 10, da 10 diventano 40, da 40 diventano 100 e in base a quello facevo tutti gli acquisti dei prodotti. Era programmato. Tu prima acquistavi e poi vendevi? Sì, perché non era il marketplace. Vendevi tutto? Non ti è mai capitato di dire ho acquistato troppo? No, in realtà avrei potuto acquistare anche molto di più, però comunque avevo delle risorse finanziarie limitate, quindi cercavo appunto di fare il massimo con quello che avevo per poi fare un altro aumento di capitale e comprare ancora di più. Alla fine vendevamo 2 miliardi e 7. Nel 2003 quando avete fatto l'aumento di capitale era per questo, perché se tu sai che vendi ma non hai soldi per comprare i capi, hai bisogno di comprare i capi. Cioè, era molto capital intensive come business. Beh sì, perché comunque compravamo 6 mesi prima. Se cresci così funziona tutto, ma se cresci così devi comprare sempre di più. I 7 milioni di Benchmark sono tutti in equity? Sempre stato tutto in equity. Okay. Benchmark ti permette di arrivare agli Stati Uniti. Hai citato Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk. Cosa ti porta a casa da queste persone? Mi porta a casa che l'unico mi sembra buono sia Bill Gates, con qualche principio solido. Prima di tutto è l'unico che non è andato all'inaugurazione di Trump. Un po' di coerenza. Poi sta facendo delle cose meravigliose in Africa, sulle malattie, quindi è un filantropo vero. Io sono stato invitato a cena a casa sua. Jeff Bezos a comprare Yux. Ma l'offerta che ti
fa è Ma più stiamo bassa. parlando nel 2009, offerta bassissima, super cheap, non mi paga, Classic, non mi paga manco l'hotel per andare, quando mi invita ad andare là nel West Coast, ma ero molto contento che fosse un'offerta così bassa perché non volevo vendere, eravamo soltanto a metà dell'opera, quindi felicissimo che fosse andata così. Invece Bill Gates mi invita, non ho ancora capito perché mi invitano sinceramente, perché ero io da italiano con tutti questi CEO di queste Fortune 500, aziende mostruose da billions e billions, arrivo là, nessuno infatti mi conosce perché erano oggettivamente una piccola azienda e c'erano tutti appunto questi uomini durante il giorno, poi la sera invece cena a casa, c'erano portati pure le mogli, no? Quindi invece con le mogli tutti ero diventato l'eroe perché tutti invece conoscevano a quel punto lì Yux e Net-a-Porter. Erano clienti, giusto? Erano clienti, quindi sono passato dal perfetto sconosciuto all'eroe della serata. A un certo punto mi sono defilato, come per dire adesso voglio stare un po' per i cavoli miei, voglio andare a vedere il codice di Leonardo da Vinci e poi dopo vado un attimo a prendere un sushi e là in fondo c'era lui in un angolino che si mangiava il suo sushi, che anche lui non ne poteva più di stare con gli altri, si era rotto pure lui come me, e quindi a quel punto lì ovviamente sfrutto l'occasione e gli dico 4 parole. Gli avevo portato anche lui il regalino, era un film di Fellini che si chiama Marcord, che è sulla Romagna, molto, molto bello, che ho restaurato digitalmente, quindi lui mi sembra l'unico veramente valido. Gli altri mi sembrano dei grandi squali, non necessariamente con dei grandi ideali, dei grandi valori. È inutile che parlino di sostenibilità quando vivono una vita assolutamente non sostenibile. Quindi dal 2003 con l'investimento di Benchmark, Yux continua a crescere ancora e ancora e ancora, arrivando alla quotazione nel 2009 con una valutazione superiore ai 100 milioni, permettendo a Federico di fare anche la sua prima piccola exit. Da Benchmark, fino al 2009, l'azienda cresce sempre di più, è arrivata a fatturare più di 100 milioni fino alla quotazione, e poi a un certo punto la quotazione ha anche un obiettivo pratico, cioè quello di permettere alle persone di diventare liquide, quindi per esempio Serino Piol di vendere le proprie quote. Al tempo i membri del team di Yux, loro avevano anche maturato le stock option. Sì, con la quotazione quello che feci, mi ricordo, negoziai con le banche, membri del management team, cioè coloro che avevano stock option, che in realtà le avevo date non soltanto alla prima linea, le avevo date veramente generosissimo stock option pool che avevo dato a 200 persone. Ti ricordi la percentuale di azienda? Cos'era, un 3%? No, tipo il 15%. Ah, wow, tantissimo. No, tantissimo. Follia. E però il CDA aveva approvato. Sì, dall'inizio con tutti i susseguenti piani. Sì, poi alla fine forse era diventato il 12 con le deduzioni, però comunque insomma sì. E alla fine della fiera hanno fatto 2 conti quando è stata venduta l'azienda a Richmond. Penso che alla fine abbiamo distribuito 300-400 milioni a circa 200 persone. Ma io avevo negoziato con le banche, i manager e tutti quelli che avevano stock option, che erano appunto tanti, potessero vendere in quotazione fino a una percentuale, forse il 25% o il 20% o il 30%, non mi ricordo, però una piccola percentuale. Secondo me era giusto dopo 10 anni lasciare a tutti e per tutti uguale una percentuale di quello che avevano, potevano venderlo, comprarsi casa, i figli, con invece la maggior parte ancora investito. Avevo trovato una specie di compromesso tra il mercato, che ovviamente aveva piacere se tutti eravamo ancora tutti belli investiti, ma al tempo stesso anche dopo 10 anni era giusto che, come tutti gli altri azionisti di venture capital che vendevano tutto, anche i manager e non necessariamente manager potessero vendere una quota a parte. Tu hai venduto qualcosa? Sì, io ho fatto come tutti gli altri. Forse quello è il giorno in cui tu sei diventato, tra virgolette, un po' ricco? Sì. Prima non eri ricco? No. E come ti sei sentito in quel giorno? Mi sono sentito normale, come al solito. Ti sei comprato una casa? No, quella sera mi sono mangiato un minestrone, me lo ricordo ancora. Da bravo calvinista. Parliamo di 2-3 milioni di euro, una cifra del genere? Non mi ricordo. Comunque sì, stiamo parlando di milioni, ma non mi ricordo una cosa che quanto. Ti cambia la vita, non da giustificare, insomma, che continui a rimanere a bordo. Sì. L'azienda cresce di brutto in questi anni. Cosa facevi? Quali erano le tue mansioni? Cosa ti era difficile? Lavoravo tanto, però era una bella differenza rispetto a quando lavoravo in Lehman. In Lehman lavoravo tanto per imparare, qua lavoravo tanto perché mi piaceva. La parte più complicata ma più bella è quella legata alle persone, cioè quella di trovare le persone giuste per portare avanti questa avventura incredibile. Quindi eri tu che cercavi le persone? Beh sì, cioè, per forza. Pensi di essere bravo nella gestione delle persone? Allora, io sono stato bravo e fortunato con tantissimi, e però ho sbagliato, ho fatto anche tantissimi errori. Quando faccio qualche colloquio, spesso penso che sia quasi come puntare al casino il rosso e il nero. E il colloquio è difficile, soprattutto ho sbagliato il CFO. È anche fondamentale quella parte. Ma diciamo che è più fondamentale tutto quello che riguarda il cliente, di non disattendere le sue aspettative. E Yux dopo 25
25 anni, adesso il 20 di giugno festeggia 25 anni. Io non ci sono più, però sono felicissimo che sia ancora in piedi, spero che duri per i prossimi 50 ovviamente. E pensi fosse quello l'elemento vincente di Yux? Beh, il servizio ha funzionato molto bene dall'inizio. C'erano competitor? Net-a-Porter? Solo quello? Sì, beh, all'inizio eravamo noi due, cioè Diciamo- tutti gli altri sono venuti fuori molto dopo, sì, tantissimi sono saltati o per mala gestione o per scarsa etica. Se dovessi dirmi la più grande difficoltà o il momento più difficile... C'è stato un momento in cui avevo sbagliato tutti, direttore marketing, direttore commerciale e CFO. Era il momento in cui prima della quotazione ho detto adesso abbiamo bisogno di scalare, di expertise. Serve un pezzo grosso. Disastro. E quindi poi sei tornato indietro? Sì. Cioè hai detto Ho fatto rollback. scherzavo, tornate a fare il CFO? Sì, ho fatto proprio rollback. Chiaro, perché prima di quotarsi tu dici io voglio avere i cervelloni, le persone con un grande pedigree, le metto a fare i C-level e quelli street smart che mi sono portato da 20 anni li metto a fare altro. Invece non ha funzionato. No, però per fortuna quelli street smart sono rimasti. E sono tornati a fare quello che facevano Sì, prima. beh, in realtà poi questa cosa qua ha dato un grande impulso, perché forse dopo un po' uno poi si abitua. Invece in questa cosa qui è stato uno scossone. Ti riempi l'ego, una cosa del genere. Sì, per fortuna il mio ego è stato talmente basso di ammettere l'errore subito, io me ne sono accorto subito che quelli non funzionavano, quindi ho fatto un rollback dopo pochissimi mesi. Cosa non funzionavano? Erano lenti? Erano la Culturalmente, cultura? culturalmente non erano appassionati come siamo stati sempre appassionati noi. Nel frattempo, l'unico grande player di e-commerce di moda di lusso di quegli anni era Net-a-Porter, nato anch'esso negli anni 2000 e fondato da Nathalie Massenet. Lei aveva già fatto un exit vendendo l'azienda nel 2010 al gruppo svizzero Richemont per circa 400 milioni di euro e l'azienda ha continuato a crescere anche dopo, per cui, dato che erano entrambi in testa, nel 2015 hanno deciso di fondersi. Arriviamo a Net-a-Porter, all'acquisizione del 2015. È stata fatta tutta carta contro carta? Sì. È stata fatta come una fusione, ma siete voi che l'avete assorbita Sì. in un certo senso. Ti ricordi le quotazioni al tempo? 50-50, come con Diego. Merger of equals. Prima di tutto perché questa operazione l'ho voluta fare io. Poi ho detto guarda Nathalie, se lo vuoi fare tu il CEO, io devo vendere tutto. Io ci sto, però anche io devo vendere tutto. Non è che posso rimanere io qua e tu ti prendi la responsabilità e magari perdo tutto per colpa tua. E ti ricordi che ai tempi che numeri facevate a livello di Uguali. fattura? Ok, ma parliamo di... Però loro perdevano soldi e noi guadagnavamo. Questa è la grande questa è una differenza. grandissima differenza. Sì. Beh, allora voi volete di più. Infatti la prima negoziazione noi volevamo di più, poi dopo è entrato in gioco il grande capo di Richemont e per anche fare in modo, siccome a lui piace molto fare i deals, per poterla fare siamo rimasti d'accordo che andava così. Secondo me valevamo veramente la stessa cosa, perché comunque eravamo completamente complementari da tutti i punti di vista, quindi magari nei numeri magari valevamo noi di più. Eri già sopra il miliardo di come fatturato ai tempi? O ci sei arrivato dopo la fusione? Dopo. A quel punto crescete ancora più velocemente. Un elemento chiave della crescita, questo da molto prima, chiaramente sarà l'internazionalizzazione. Ti ricordi qual era lo split per paesi una volta che eravate grandi? Yux, come ti dicevo, nella complementarità era anche complementarità geografica. Yux ovviamente era più forte in Italia, ovviamente in Giappone, molto più grosso, nell'Europa continentale, ed era invece meno grosso in UK ed eravamo tutti e due grossi in America. Il mercato più grande era l'America? L'America. Ok. Come single market sì, l'Europa nel suo complesso era ancora più grande. Poi tu racconti la Cina è sempre stata impossibile all'inizio, poi a un certo punto avete fatto l'accordo con Alibaba, siete riusciti a fare quel deal. Sì, la Cina è stata un grande errore all'inizio perché ci sono voluto andare da solo, senza un partner locale, anche perché comunque quelli che avevo incontrato non erano in grado, cioè la verità poi è quella. Nel 2010 non c'era nessuno, poi dopo invece quando è entrata Richemont con la fusione con Net-a-Porter è stato tutto un po' più facile nella negoziazione con Alibaba. Detto questo, non penso che la Cina sia stata anche dopo con Alibaba tutta sta roba. Se io tornassi indietro non farei la Cina. A un certo punto Richemont, quindi che era proprietaria già di Net-a-Porter, quindi della metà di fatti del gruppo, Sì. a un certo punto dice mi piacerebbe acquistare il totale e tu accetti. Sì, nel senso arriva una letterina al consiglio di amministrazione di cui io sono amministratore delegato in cui offrono un prezzo per azione. Noi eravamo quotati, ci siamo quotati due volte, no? La prima volta nel 2009 con Yux e la seconda volta con la fusione, sempre alla Borsa di Milano. Arriva questa letterina da parte di Richemont che si vogliono prendere tutto. È stata una sorpresa? In parte te lo aspetti? Potevo immaginare, però è stata una sorpresa, il modo, il tempo, eccetera, eccetera. Una bella sorpresa? Una bellissima sorpresa. Adesso tutti potrebbero dire oddio, no, non l'avrei mai voluta vendere, ma siccome io sapevo, forse un anno o due, che ormai il mercato era diventato estremamente maturo, estremamente competitivo e quelle percentuali di crescita non potevano altro che decrescere e il mio ruolo di inventore diventava un ruolo
ruolo più da manager, e quindi avevo iniziato un po' a non divertirmi più, perché era diventato troppo grossa e non c'era più tanto da innovare. Quindi ad un certo punto ho detto: ma Federico, adesso c'è bisogno di uno che si metta lì col cacciavite, che faccia funzionare un po' meglio, che faccia un 1% in più di EBITDA. E ad alcuni piace, ad alcuni piace, ma non agli imprenditori. Gli imprenditori sono fatti di un'altra pasta, e quindi per quello che ti dico che ero felicissimo, perché sapevo che comunque avevo raggiunto una specie di cap, non potevo dare più di tanto io, e il business sarebbe diventato a breve troppo complicato, molto complicato, ed è quello che è successo, perché infatti c'è stata una selezione naturale. Per fortuna avevo messo insieme Yux e Net-a-Porter, quindi creandoli così grossi almeno è durato 25 anni, perché quindi se fosse rimasto da solo sia Yux che Net-a-Porter probabilmente altro che 25 anni. Il prezzo della quotazione all'exit di tutti, quindi in borsa, è quasi un per 10, è buono in 10 anni, è un ottimo risultato, è ben oltre il mercato, quindi gli azionisti tutti contenti, suppongo. Tutti. Io quando vado in giro, che qualcuno sa che avevo inventato Yux, tutti gli azionisti, mi ringraziano sempre tutti. Anche perché, questo è interessante, il prezzo in borsa quando è stata fatta l'OPA era ormai al 60% qualcosa di più retail, era tutto retail. Questo è interessante perché i fondi nel frattempo hanno venduto, il flottante era tantissimo in questo caso, quindi era molto in mano agli azionisti. E sono tutti stati carini e riconoscenti, quindi è una cosa molto bella, devo dire. Alla fine quanto avevi? Il 5? Il 4 e qualcosa per cento. 4% di una valutazione di 5 miliardi e 3 di euro. Tornando a quelli di Goldman, mi hanno detto che è stata ed è tuttora la più grossa operazione di una startup tecnologica in Europa. Quindi meglio avere il 4% di 5 miliardi che avere il 50% di 100 milioni. Facendo finalmente l'exit, Federico vende tutte le sue quote e si porta a casa la bellezza di più di 200 milioni di euro. E a quel punto rimane a lavorare in Yux fino alla scadenza del contratto, per poi decidere di non fare più l'imprenditore, per ora. Oggi si occupa comunque di cose fichissime. Tu sei l'unica persona fuori dalla famiglia Armani ad essere nel CDA di Armani. Com'è possibile questa cosa? E anche in cosa consiste questa mansione? Il consigliere cerca di dare consigli disinteressati, cioè il mio rapporto con il signor Armani è sempre stato quello di tenere distinti la parte personale dalla parte di business, quindi di cercare di non usare mai questa influenza, ma di semplicemente tutte le volte di dire col cuore e con la testa qualche cosa di buono. Poi giustamente lui, ammiraglio e re della moda, questi consigli ne prende uno su tanti. L'altra cosa che volevo aggiungere è che in realtà per me è anche un grande onore, perché ovviamente ho tanto da imparare. Alla fine lui è un creativo sul prodotto e un imprenditore, ed è un pochino quello a cui ho aspirato io ad essere. La parte che mi piaceva di più era la parte creativa, non sul prodotto ma sul progetto, e la parte imprenditoriale. Quindi per me è sempre stato anche una specie di faro a cui guardare, no? Perché non è soltanto il creativo che disegna, e anche quello è anche l'uomo azienda, e quindi questa parte qui per me è stato un insegnamento molto più del master in realtà, anche quelle poche ore che passo con lui all'anno nei consigli di amministrazione o anche semplicemente nei meeting tra me e lui. Re Carlo è una storia un po' diversa. Quello che posso fare è posso cercare di aiutare le nuove generazioni, il famoso give back. In quel momento lì ho messo a disposizione nella mia esperienza quello, ad esempio, di scrivere un libro. Non è fatto per arricchirmi, vado anche un semestre in Bocconi a fare il professore, insegno Creating a Startup in the Digital and Sustainable Economy, un corso inventato da zero da me con tutto il syllabus. Qual è una causa importante su cui mettere lo spirito innovativo? È quello del pianeta, del climate change, perché comunque oggettivamente è un grosso problema, e guarda caso comunque quello della sostenibilità e del clima è sempre stato un qualche cosa che mi ha appassionato, perché comunque Yux all'inizio vendeva i capi di fine stagione, li metteva in circolo, quindi allungava la vita, che è quello che stanno facendo adesso tanti. Poi nel 2008 faccio tutto un progetto sulla sostenibilità della mia azienda, poi lo faccio fare anche a Net-a-Porter. L'ultimo atto come amministratore delegato è il piano al 2030 sulla sostenibilità del gruppo. Quindi dico, allora perché l'innovazione e la sostenibilità? Perché l'innovazione è l'unica cosa che può veramente accelerare, e può cambiare le cose. C'è bisogno di un cambio di paradigma, e questo cambio di paradigma è l'innovazione, che non vuol dire necessariamente tecnologia, ma vuol dire anche pensare alle cose in una maniera diversa. Incontro per caso Re Carlo, gli scrivo una letterina per venire all'inaugurazione del nostro centro tecnologico che apro subito dopo Brexit. Re Carlo è il più grande pioniere della sostenibilità. Non esiste nessun altro più pioniere di lui della sostenibilità.
sostenibilità, perché ha iniziato a parlarne nel febbraio del 1970 e l'ha preso a cuore questa cosa qua per tutta la sua vita, in realtà assolutamente una passione autentica, e si sta dannando l'anima in tutte le maniere cercando di organizzare, di spingere i capitali privati, perché secondo lui sono un po' più reattivi del pubblico. Dato che non mi capita spesso di parlare con persone che hanno centinaia di milioni di patrimonio, ho chiesto a Federico come investisse i propri risparmi. Dopo l'exit hai liquidato quella che prima era una somma illiquida, meglio, era liquida ma non era cash. Come l'hai investita? Ho fatto qualche errore, ho comprato troppe case, sbagliando completamente, non sapendo che tutte ste case a Londra, New York, Venezia, alla fine sono spesso anche un grande problema. Sono spese ingenti. Perché questa cosa qua era probabilmente un desiderio di quando ero piccolo di avere delle belle case, e ho strafatto, e lì ho sbagliato, cioè, Okay. Forse non ho sbagliato del tutto, perché comunque ho preso dei pezzi molto unici. Il mio amico Luca Guadagnino, il regista, mi ha aiutato a rifarle tutte, piccoli investimenti qua e là nelle cose che mi piacciono, le cose che mi stuzzicano, dove capisco che c'è del management straordinario, che ne so, uno Bending Spoons, qualche operazione nel cinema. Quello ultimamente beneficenza, la prima che ho fatto invece è andata benissimo, invece pensavo fosse beneficenza, però insomma per la mia parte creativa, per star bene, parte assolutamente low risk, perché dopo tutta la fatica che ho fatto, Stock, bond, sì, soldi. delle cose su cui si cerca appunto di non perdere i soldi, un insieme molto variegato e diversificato. Il portfolio quindi è molto bond. C'è una grossa componente di bond. La tua azienda preferita? Gli imprenditori che ti hanno guidato spiritualmente in questi anni? Io ho sempre avuto un debole per Disney, mi è sempre piaciuto, perché comunque, a proposito di immaginazione e di longevità, è un grande esempio. In questa intervista con Federico ho cercato di chiedere quelle cose che non ha raccontato nel libro, o che leggendo il libro mi sono saltate alla mente come cose da approfondire, per cui se volete sapere la storia per filo e per segno, leggetevi il libro. Quello che emerge dalla storia di Federico è che ci sono alcuni punti fondamentali che fanno veramente la differenza. Prima di tutto il tempismo. Federico fonda Yux proprio durante la bolla.com. Se avesse aspettato anche pochi mesi non sarebbe riuscito a raccogliere i soldi dal serino Viol. E Federico vende anche la propria azienda forse nel momento più alto del mercato in cui poteva, per non parlare del mercato generale in cui si trovava. Ha cavalcato il mega trend di internet. E poi ovviamente, come abbiamo detto, il network ha fatto una differenza colossale. Dai soldi per ripagare l'NBA, passando per il primo magazzino, fino ai contatti con i magnati della moda. Mercato, network e tempismo, se sei un buon imprenditore, possono aggiungere 1, 2 o 3 zeri alla tua exit finale. E se volete altre chicche e approfondimenti sulla vita di Federico Marchetti, andatevi a vedere l'intervista che ha fatto sul canale di Chapeau. Vi lascio qua la scheda. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, parlare con Federico è stato veramente un onore e noi ci vediamo con la prossima intervista.